Ciao ed eccoci qui con un nuovo video. Questa volta parlerò degli slide remote, e cioè in particolare di quella modifica che mi ha permesso di utilizzare i telecomandi come integrati nella mano. Inizialmente, quando ho pensato a questo sport, quindi skateboard elettrici che slidavano e il controllo dello slide con l'acceleratore, si è posto il problema iniziale di come gestire il telecomando. Di solito hanno un laccetto da polsino che serve veramente gran poco. Allora ho iniziato a pensare magari un cavo collegato in vita, un cavo elastico, un cavo lungo, poi ho provato a passare il telecomando da una mano all'altra, un cavo al collo, un cavo elastico, cioè ne ho provate veramente tante, ma ogni soluzione diventava sempre comunque un po' così precaria e soprattutto imprecisa. Teniamo conto che fare uno slide e controllare anche, per esempio, supponiamo di arrivare lunghi, arriviamo in curva, ci mettiamo in pre-slide, ok, ci accorgiamo che arriviamo un po' lunghi quando prendiamo la nostra curva. Con il telecomando possiamo gestire, quindi iniziare a far derapare leggermente il longboard e chiudere la traiettoria, però per fare questo devo avere un appoggio a terra della mano, quindi la tecnica del glove down, e devo poter controllare il telecomando con precisione. Rendiamoci conto che questi skateboard elettrici, anche quello piccolo per la categoria junior, ha comunque 2 kW e l'altro avrà all'incirca sui 7 kW e passa. Quindi spostare l'acceleratore di colpo può essere molto pericoloso, nel senso che la tavola parte via e ci ritroviamo per terra. Quindi ecco che alla fine ho pensato una cosa estremamente semplice, poco costosa e funzionale. Quando comprate qualsiasi di quei guanti da slide economici che costano nemmeno 20 euro, oltre al puck rotondo per il palmo della mano, ci sono anche quelli per le dita e quelli per il pollice. Francamente non li ho mai usati perché penso che sia molto importante lavorare sulla posizione della mano, cioè imparare a tenere le dita alte, perché secondo me così è molto meglio. Inoltretutto io avevo bisogno di dita libere per il controllo dell'acceleratore, che poteva essere di vario tipo. Quindi ecco che con l'ausilio di semplici cose, del biadesivo removibile di qualità, del velcro di qualità, ho ritagliato le forme, le ho incollate, ho posizionato i puck che sono rimovibili come in un normale guanto, delle corde elastiche di buona qualità che mi hanno permesso di stabilizzare il telecomando sulla mano e di utilizzarlo come un puck aggiuntivo, per cui quando lui striscia per terra posso anche regolare l'accelerazione senza nessun problema. Ho fatto già prove di tutti i tipi su asfalto, passando sopra i tombini, e non mi si è mai staccato, quindi diciamo che è anche verificato come resistenza. Quindi probabilmente 15 euro per telecomando, nemmeno. Una soluzione funzionale che mi ha permesso di innanzitutto perfezionare l'uso del telecomando con una sola mano, perché è al posto che con due, e soprattutto non dover più pensare a doverlo spostare e dove metterlo. Ora vi lascio al video che ho fatto qui, dove si vede un pochettino più in dettaglio l'uso, eccetera, e alla prossima. Eccoci qua. Prima cosa possiamo vedere i guanti. Sono dei guanti tagliati dove ho fatto cucire del velcro, spostando più in avanti, più verso il polso. Questo mi ha permesso di spostare leggermente i puck. Questi sono molto comodi perché permettono di sollevare e di attutire i colpi. Stessa cosa di qua. Ok. A questo punto possiamo vedere il telecomando. Allora, numero 1, velcro adesivo fissato con velcro adesivo fissato con del biadesivo non removibile, anzi removibile.
puck, corda elastica, copertura in metallo per evitare che si schiaccino i pulsanti. Facciamo passare così. Ok, così posso controllare quando andrò in piega